Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti su Pepe Vacca Collectibles. Solito appuntamento con le news della settimana, questo sarà un episodio un po' particolare per me. Faccio un sacco di fatica a registrare questo video, però la scorsa settimana non ci sono state le news, quindi mi sento in dovere di registrarle questa settimana. Mi sa che ci saranno un po' di tagli in questo video. Dicevo, chiedo scusa a tutti coloro che magari mi stanno conoscendo, anche se sarete ovviamente pochissimi con questo video, ma non sono solito fare video del genere, ve lo prometto. Chi di voi mi segue da un po' di tempo, negli ultimi mesi sa che sto attraversando un periodo un po' particolare, che adesso si è concretizzato con il fatto che il mio cane, Loki, di 7 anni, purtroppo ha un male incurabile che mi costringerà a salutarlo molto presto. Quando voi vedrete questo video se ne sarà già andato. Chiedo scusa a tutti in anticipo e vi ringrazio per la vicinanza. Qualcuno di voi già più o meno conosce la situazione e lo ringrazio per essersi preoccupato per me. Ma vi chiedo una cortesia, di non scrivermi in privato per questa cosa, perché purtroppo fareste peggio. Quindi ho deciso di dare la notizia, insomma, per rispetto di chi conosceva Loki e di chi ancora non ha avuto notizie da parte mia, e quindi volevo dirvi di non scrivermi in privato. Io apprezzo tantissimo la vostra vicinanza, so che ci siete, però vi chiedo appunto la cortesia di non scrivermi in privato per questo. Metterò da parte tutto quanto, ovviamente, era per me una doverosa premessa da fare per informare tutti voi e per scusarmi per probabilmente quello che sarà il video che andrete a vedere fra poco, ma comunque adesso parliamo delle cose che ci interessano di più e diamo inizio quindi alle news di questa settimana. Una settimana piuttosto interessante, perlomeno per i fan di Star Wars, una settimana all'insegna di Mandalorian e Grogu, il film che dovrebbe concludere la saga di Mando, di The Mandalorian, e Hot Toys con un inaspettato anticipo ha già mostrato le sue doll dedicate al film, non tutte ovviamente, ma ha cominciato proprio da Mando, e quindi adesso le andremo a vedere insieme. Scusatemi l'introduzione forse un po' troppo lunga e ringrazio tutti coloro che comunque sono arrivati fin qui. Quindi adesso non ci resta che andarci a vedere effettivamente i pezzi in questione. Allora, so che vi ho parlato di Mando, ma la settimana in realtà si è conclusa con questo Iron Man 2, Iron Man Mark IV nella sua Fractal Armor, un'altra versione di Iron Man con questo stile fractal che sembra piacere a molti, un po' questo stile un pochino Swarovski per intenderci, ed è un pezzo, se non mi sbaglio, in edizione limitata che è già stato contestualmente rilasciato. Scusatemi ragazzi, ma io sono quasi totalmente in blind, soltanto un paio di persone mi hanno fatto vedere questi annunci, ma per i motivi di cui vi parlavo prima non ho avuto modo di andarmi a vedere bene tutte le notizie o i dettagli di tutti i pezzi, quindi ce li vediamo insieme adesso, se per voi non è un problema. Allora, 2500 unità per questo Iron Man, tratto da Iron Man 2, e solite funzioni LED, solita texture con questi colori particolari, che in questo caso sembra un misto tra una cromatura con effetti viola, azzurri, bello. So che qualcuno di voi ha preso delle precedenti versioni dell'Iron Man Fractal e mi hanno dato dei feedback abbastanza positivi, quindi nonostante stiamo parlando sempre di Iron Man, riciclato in tutte le salse, con tutti i vari colori possibili, comunque è un pezzo molto carino, in edizione limitata, non credo interessi a molti di voi, però
Eccolo qua. E tra l'altro volevo farvi notare che Hot Toys per oggi ha il sito che funziona e quindi è già tutto di guadagnato. Passando adesso invece a quello che vi annunciavo in precedenza, Star Wars con The Mandalorian e Grogu, chiedo scusa, abbiamo ben 2 pezzi per la Life Size Collection, quindi scala 1:1 per questo Droidsmith Anzellan, che tradotto in italiano non mi ricordo ragazzi come sia, Anzelliano, non mi ricordo, comunque sono noti già per la serie, questi sono tratti dal film per essere simpaticissimi, a me piacciono un sacco loro. Ho la versione in 1:6 tra l'altro che erano nell'IG-12, tratto sempre da The Mandalorian, e sono veramente molto molto carini. In questo caso quindi da quello che mi sembra di vedere ce n'è uno solo, e quindi qui furbi si potrebbe fare almeno prenderne 3, però non penso che sia una cosa conveniente economicamente parlando. Mi sembra molto carino. Allora intanto vedo sopracciglia e barba pizzetto che sembrano diciamo innestati, credo siano ovviamente incollati, sembrano essere un materiale tipo fibra, qualcosa del genere. Abbiamo il LED per la torcia, che spero sia magnetica, adesso vediamo se c'è scritto da qualche parte. Ci sono le articolazioni in vista, peccato, però sono davvero molto molto carini, dai. In scala 1:1 ragazzi, solito discorso, secondo me hanno poca utilità, quindi vediamo anche il nuovo Grogu in scala 1:1, ne parliamo fra un istante, però dai, l'effetto finale non è male, interesserà sicuramente a pochissime persone. Allora, intanto andiamo a vedere, 27 cm di altezza, la release è nel secondo terzo trimestre del 2026, quindi ci siamo quasi, molto presto. 8 punti di snodo, quindi suppongo sia come il Grogu in scala 1:1, quello che ho io, la versione precedente, e quindi molto poco mobili. In realtà, bah, non lo so, ragazzi. Una scelta, cioè prendere questi pezzi potrebbe essere una scelta di qualcuno per fare qualcosa di carino, così, però pezzi 1:1. Io ho il Grogu precedente a questo, è bello da vedere in collezione, poi è più un bambolotto che altro, ci si può fare veramente poco. E qui infatti non mi chiedo il perché sia uscito, sia stato annunciato questo nuovo Grogu, di cui secondo me non c'era assolutamente bisogno, perché da quel che vedo mi sembra molto molto simile, se non la stessa versione, praticamente identico a quello che ho io, che è stato rilasciato in realtà non molto tempo fa, però potrei sbagliarmi adesso che ci penso, perché era di aprile del 2025, quindi da quel famoso festival in Giappone, dall'Expo, ed era un'esclusiva giapponese. Ora che ci penso, quindi insieme all'Anakin Artisan per intenderci, quindi questo è una versione non limitata, quello che ho io invece era quello proprio del Giappone, e ci può stare quindi come release, mi rimangio quello che ho detto, ci potrebbe stare per renderlo accessibile per tutti coloro che non avevano la possibilità di prendere quello giapponese. Comunque è un riciclo con i nuovi accessori che sembrano essere tratti dal film. Ho visto il trailer, quindi qualcosina so di questi accessori qui, però rispetto a quello che ho io praticamente non fanno altro che aggiungere gli accessori. Avrebbero potuto fare, secondo me, un pack accessori per i vecchi, cioè per chi possiede il vecchio modello, e sembra che Sideshow l'abbia fatto, però mi sembra che fosse un pack accessori per il Grogu di Sideshow. Non so se siano compatibili anche per questo Grogu, a dirvi la verità. Qui ci sono 9 punti di snodo, 37 cm e mezzo all'altezza, sempre stessa release del Droidsmith, quindi secondo-terzo trimestre del 2026, quindi una release anche qui abbastanza veloce. E volevo vedere se c'è scritto qualcosa riguardo la borsa, se è per esempio in pelle vera, ma non credo, ragazzi, magari se voi riuscite a cogliere. Ok, ci sono dei magneti finalmente, ma non mi sembra ci sia scritto niente. Magari ragazzi, se voi avete colto qualcosa in più, fatemelo sapere. Parliamo adesso del vero argomento cardine di
questa settimana, che è Mando in 1 a 6, quindi torniamo sulla nostra scala preferita, tratto appunto da The Mandalorian e Grogu. Qui stiamo vedendo la versione deluxe, perché c'è una versione deluxe e una versione standard, la cui differenza mi sembra di aver percepito che sia solo nel passeggino di Grogu. Non sembrano esserci grandi altre differenze, ma adesso ce la guardiamo insieme. Innanzitutto io possiedo la TMS 15, quindi non l'ultima versione che se non mi sbaglio era la 52, ma quella precedente, quindi quella prima della versione con la cromatura che poi ha fatto discutere tantissimo per via della puntinatura, l'ossidazione, eccetera, di quella cromatura che non mi piaceva per niente, motivo per cui non l'ho presa. Adesso sarebbe il momento di dare un bel aggiornamento al mio Mando, vediamo se ne vale la pena. Allora, intanto vediamo che abbiamo il fucile, abbiamo il solito lanciafiamme, abbiamo il blaster, questa sorta di daga, vedremo poi nel film l'utilità, un coltello, e vedo sempre il solito pleather, purtroppo. La cromatura c'è, vedo un Grogu che è attaccato alla spalla magneticamente, quindi ottimo, e il mantello che è cablato, quindi già queste sono le principali differenze rispetto alla versione precedente, e in più un head sculpt di Pedro Pascal che mi sembra stavolta sia di tutto rispetto. Vediamo un po' se ci sono altre immagini. Il Grogu purtroppo mi duole dire che mi sembra praticamente identico a quello delle ultime versioni, nessun passo in avanti se non per i nuovi accessori, che sono appunto allora, ecco, questa è l'altra cosa in più, esclusiva della versione deluxe, per quanto possano essere utili, quindi presumo che non sia intessuto nemmeno il vestito di Grogu. Ok, la verniciatura è quella elettroplaccata, che in teoria dovrebbe andare bene, non dovrebbe avere gli stessi problemi della precedente versione, stessa basetta. Il viso di Pedro Pascal, ragazzi, stavolta ci siamo, a me piace, magari non è perfetto, ma ci siamo. Quello della versione precedente sembrava quello di un deportato, adesso invece sembra aver centrato. La basetta non mi piace, con il motivo sabbioso, che non starà mai in equilibrio senza supporto, purtroppo, e mi sembra che sia un pochino più gonfio rispetto al vecchio Mando, che era un pochino più snello, aveva i vestiti grigi, questo c'ha i vestiti marroni, e mi sembrano ben più larghi, un po' in stile Boba Fett. Quindi una corporatura forse un po' diversa, ma dubito abbiano fatto un nuovo body, quindi credo sia tutto legato al vestiario. E che dire, non credo ci sia molto altro da dire, quindi ripeto, il mantello dovrebbe essere cablato, mi sembra una buona aggiunta. E ci saranno quindi 3 Grogu all'interno di questa deluxe, una col corpo a metà per farlo entrare nel passeggino, uno magnetico e uno invece che può stare in piedi. Varrà la spesa? Non lo so. Valutiamo. Movie Masterpiece 872 di 31 cm e 6 per il piccolo Grogu, 30 punti di snodo. Uscirà alla fine di quest'anno, terzo-quarto trimestre del 2026. Si sono ridotti i tempi per Hot Toys, a quanto pare, almeno per queste uscite. C'è purtroppo sempre il pleather, a quanto pare, vediamo se riusciamo a vedere se c'è scritto qualcosa. Non mi sembra, e quindi se non c'è scritto niente, ragazzi, il costume, scusate, capirai, stavo leggendo da un'altra parte, si vede che non ci sono, ragazzi, vi chiedo scusa di nuovo, non c'è scritto nulla, ma comunque dubito che sia in pelle vera, le parti in pelle. Vabbè, comunque, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ragazzi. Per me sarà un preordine obbligatorio perché devo aggiornare il mio Mando, ma non so ancora se prenderò la versione deluxe o standard, sinceramente. Avete vedito qualche miglioramento per Grogu, un vestito in tessuto, un viso migliorato, qualcosina, invece da quel punto di vista un pochino pigri. Diciamo che questa è una release abbastanza semplice per Hot Toys. Spostiamoci adesso per la conclusione del video sul colossodinerd.com per vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti. Giallo ha messo il preordine delle K-Pop Demon Hunters, ormai ne abbiamo parlato diverso tempo fa, a 319 euro l'una. Questa, ragazzi, la Revoltech di
Snake è un must have, in 1.12 lo so, però è un must have assolutamente, così come lo è lo Yashka King di In Art tratto da Black Myth Wukong. Se state facendo Wukong, ragazzi, prendetelo assolutamente. E ci sono i prezzi di quello di cui abbiamo parlato, prezzi sorprendentemente bilanciati, bassi anche potrei dire, per un 2,89 per il Droidsmith, 319 per Grogu, 3,39 per la versione standard di Mando e 3,79 per la Deluxe. Quindi c'è una differenza di 40 euro circa, ci può stare, quindi vedremo poi che cosa fare in corso di preordine. Poi ragazzi c'è questa 3.0 in 1.6 di Doro ed Oro, non lo conosco, ma è una gran figata, non so chi sia, anzi fatemelo sapere se voi lo conoscete, perché è veramente molto figo, mi piace un sacco. E poi 3.0, sapete, qualità eccellente, eccezionale. Quindi ragazzi, io ringrazio ancora tutti quanti per essere arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo ancora scusa per come è stato questo video, un po' forzato, lo so, però mi andava comunque di esserci, di farvi sentire che non me ne sono andato, ma ci sono. Mi auguro che questo periodo passi il prima possibile, tornerò a essere il cazzone di sempre e grazie ancora a tutti per il supporto e ricordatevi, ragazzi, per favore, non contattatemi in privato per questa cosa perché so che pensate di fare bene, ma per me invece è ogni volta una pugnalata. Detto questo io vi saluto, fatemi sapere sempre che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.